Lungo circa 13 metri, a prima vista sembra un semplice furgone. In realtà è un concentrato di tecnologia all'avanguardia per il monitoraggio e gestione della pavimentazione stradale. Frutto di un progetto di ricerca a cui hanno collaborato la città di Firenze, Copenaghen, l'Università di Pisa, l'Università Tecnica della Danimarca e la società Dynatest in qualità di partner tecnico, questo veicolo, viaggiando sulle strade urbane di Firenze, è in grado di mapparne lo stato di salute e individuare i punti dove l'asfalto non è ottimale, prima che si vengano a creare vere e proprie buche, acerrime nemiche di ogni automobilista. Quindi questo mezzo ha la caratteristica prevalente di monitorare in continuo le condizioni strutturali delle strade, cioè come sta la salute in termini di resistenza della pavimentazione e dei sottofondi. Questo mezzo applica un carico, che è il carico applicato da tutti i mezzi tramite le ruote, e ci sono dei sensori posti a diverse distanze dalle ruote che misurano come si deforma la pavimentazione quando passa la ruota, direttamente mentre passa il carico. La sperimentazione è già partita. Firenze è la seconda città, dopo Copenaghen, a testare il veicolo della Dynatest. Non c'è una data sicura entro la quale vedremo effettivamente questi furgoni sulle strade urbane fiorentine, probabilmente dopo l'estate. Poi sarà fatto un programma proprio di analizzare la viabilità, perché da settembre addirittura a Firenze partirà il Global Service che controllerà tutta la viabilità fiorentina, sono oltre 1100 chilometri di strade e quindi un'analisi come questa è importantissima per capire lo stato della viabilità, al di là dei 69 chilometri che stiamo riasfaltando ora in questo periodo estivo. Una città senza buche, insomma, potrebbe essere possibile. E per quanto riguarda le altre strade della nostra regione, l'assessore regionale alla mobilità Vincenzo Ceccarelli non lo esclude. Che noi non facciamo interventi diretti per quanto riguarda la manutenzione, perché i nostri 1400 e passa chilometri di strade regionali sono in manutenzione da parte delle province. Noi anche quest'anno abbiamo destinato circa 15 milioni per questa manutenzione e credo che però poter applicare questa tecnologia alle strade regionali così come alle strade provinciali sia sinceramente utile, perché può far risparmiare delle risorse e soprattutto le può far finalizzare meglio.